Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Endolucin-beta ITG Isotope Technologies Garkin GmbH. Ultimo aggiornamento 20 luglio 2021. Cos'è Endolucin-beta? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Endolucin-beta durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Endolucin-beta? Endolucin-beta è un farmaco a base del principio attivo Lutexio 177Lu, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici terapeutici e nello specifico altri radiofarmaceutici terapeutici. È commercializzato in Italia dall'azienda ITG Isotope Technologies Garkin GmbH. Endolucin-beta può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Endolucin-beta 40 gbq/ml precursore radiofarmaceutico soluzione 1, flaconcino da 10 ml. Endolucin-beta 40 gbq/ml precursore radiofarmaceutico soluzione 1, flaconcino da 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ITG Isotope Technologies Garkin GmbH. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe CN. Principio attivo Lutexio 177Lu. Gruppo terapeutico radiofarmaceutici terapeutici. Forma farmaceutica precursore radiofarmaceutico. Indicazioni: Endolucin-beta è un precursore radiofarmaceutico. Non è destinato all'uso diretto nei pazienti. Deve essere utilizzato esclusivamente per la marcatura radioattiva di molecole carrier che siano state specificamente sviluppate e autorizzate per la marcatura con Lutexio 177-cloruro. Posologia: Endolucin-beta deve essere utilizzato esclusivamente da specialisti con esperienza nella marcatura radioattiva in vitro. Posologia: la quantità di Endolucin-beta necessaria per la marcatura radioattiva e la quantità di medicinale marcato con Lutexio 177 che sarà successivamente somministrato dipenderanno dal medicinale marcato e dall'uso a cui è destinato. Consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto / foglio illustrativo dello specifico medicinale da marcare. Popolazione pediatrica. Per maggiori informazioni sull'uso pediatrico dei medicinali marcati con Lutexio 177 si rimanda al riassunto delle caratteristiche del prodotto / foglio illustrativo del medicinale da marcare. Modo di somministrazione. Endolucin-beta è destinato alla marcatura radioattiva in vitro di medicinali che saranno in seguito somministrati attraverso la via approvata. Endolucin-beta non deve essere somministrato direttamente al paziente. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 12. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza accertata o sospetta o nel caso in cui la gravidanza non sia stata esclusa, vedere paragrafo 4, 6. Per informazioni sulle controindicazioni relative a specifici medicinali marcati con Lutexio 177 preparati attraverso la marcatura radioattiva con Endolucin-beta, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto / foglio illustrativo dello specifico medicinale da marcare. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Giustificazione del rapporto beneficio / rischio individuale. Per ogni paziente l'esposizione alle radiazioni deve essere giustificata sulla base del possibile beneficio. L'attività somministrata deve in ogni caso essere tale da garantire vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione di Lutexio 177-cloruro con altri medicinali. Per informazioni riguardanti le interazioni associate con l'uso di medicinali marcati con Lutexio 177, vedere il riassunto di vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Endolucin-beta durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Endolucin-beta durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Quando è necessario somministrare medicinali radioattivi a donne potenzialmente fertili, si devono assumere sempre informazioni su una possibile gravidanza. Ove non sia provato il contrario, qualsiasi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari dopo il trattamento con medicinali marcati con Lutexio 177 sono riportati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto / foglio illustrativo del prodotto da marcare. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse dopo la somministrazione di medicinali marcati con Lutexio 177 preparati attraverso la marcatura radioattiva con endolucin beta dipendono dallo specifico medicinale utilizzato. Le informazioni sono fornite nel riassunto di L, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La presenza di Lutexio 177 cloruro libero nell'organismo, dopo una somministrazione accidentale di endolucin beta, provoca un aumento della tossicità a livello di midollo osseo e un danno alle cellule staminali ematopoietiche. Pertanto, in caso di somministrazione accidentale di endolucin beta, la radiotossicità nel paziente deve essere ridotta con l'immediata, ovvero entro 1 ora, somministrazione di preparati contenenti chelanti come CAD-PA o CAEBTA, al fine di accelerare l'espulsione del radionuclide dall'organismo. Nelle strutture mediche che utilizzano endolucin beta per la marcatura radioattiva di molecole carriere a scopo terapeutico devono essere disponibili i seguenti preparati: CAD-PA, calciotrisodio di etilentriamin pentacetato, oppure CAEBTA, calciodisodio etilendiamin tetracetato. Questi agenti chelanti agevolano l'eliminazione della radiotossicità di Lutexio 177 mediante uno scambio tra lo ione calcio nel complesso e lo ione Lutexio 177. Grazie alla capacità dei ligandi chelanti, DTPA e DTA, di formare complessi idrosolubili, i complessi e il Lutexio 177 legato vengono eliminati rapidamente per via renale. Deve essere somministrato 1 g di agente chelante tramite iniezione endovenosa lenta nell'arco di 3-4 minuti o tramite infusione 1 g in 100-250 ml di glucosio o di soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml 0,9%. L'efficacia chelante è massima immediatamente dopo entro un'ora dall'esposizione, quando il radionuclide è in circolo o è disponibile nei fluidi tissutali e nel plasma. Tuttavia, un intervallo post-esposizione superiore a un'ora non preclude la somministrazione e l'azione efficace di un chelante con ridotta efficienza. La somministrazione endovenosa non deve protrarsi per più di 2 ore. In qualsiasi caso, i parametri ematici del paziente devono essere monitorati e, nel caso vi sia evidenza di radiotossicità, devono essere immediatamente adottate misure adeguate. La tossicità del Lutexio 177 libero dovuta al rilascio in vivo dalla biomolecola marcata nell'organismo durante la terapia può essere ridotta dalla successiva somministrazione di agenti chelanti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri radiofarmaci terapeutici, codice ATC. Non ancora assegnato. Le proprietà farmacodinamiche dei medicinali marcati con Lutexio 177 preparati mediante marcatura radioattiva con endolucin beta, prima della somministrazione, dipendono dalla natura. Proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche dei medicinali marcati con Lutexio 177 preparati mediante marcatura radioattiva con endolucin beta, prima della somministrazione, dipendono dalla natura del medicinale da marcare. Distribuzione dopo la somministrazione endovenosa accidentale, dati preclinici di sicurezza. Le proprietà tossicologiche dei medicinali marcati con Lutexio 177 preparati mediante marcatura radioattiva con endolucin beta, prima della somministrazione, dipendono dalla natura del medicinale da marcare. La tossicità del Lutexio cloruro non, elenco degli accipienti, soluzione di acido cloridrico, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.